In puro stile Old English, nella Blue Room di Cristiano Luzzago, scopriamo una fiammante rossa, la MGTD. Amici appassionati di automobili da collezione, oggi parliamo di una MG che ha fatto scalpore negli anni 50 sul mercato americano. Si tratta dell'ultima serie della serie T con il radiatore verticale. La serie T nasce negli anni 30 con l'MG TA, successivamente seguita dalla TB, dalla TC e dal modello che presentiamo oggi che è la TD. Posteriore alla TD ci sarà soltanto la TF, che però perde questa linea tradizionale delle midget MG con il radiatore verticale e avrà già il radiatore inclinato con i fari incorporati nei parafanghi. La serie T era anche denominata midget perché la MG, come molte case automobilistiche negli anni 30, produceva vetture di grandi dimensioni e midget in inglese vuol dire piccola, minima, nano addirittura, perché proporzionata alle vetture all'epoca in produzione era veramente la piccola della casa. E così ha continuato con questa denominazione per decenni, proprio per distinguerle dalle berline o dalle convertibili di maggiori dimensioni. Quello che cambia molto nella MG TD rispetto ai modelli precedenti è nella parte telaistica e nelle sospensioni. Infatti il telaio è derivato da quello della berlina YA, le sospensioni anteriori non sono più a balestre ma sono indipendenti con trapezi e molle elicoidali e il retrotreno è dotato di un differenziale ipoide, quindi è un'auto che acquisisce una fruibilità, una manovrabilità, una morbidezza sulle buche, sullo sterrato, sugli asfalti superiore ai modelli precedenti. A questo bisogna aggiungere il fatto che la tradizionale scatola dello sterzo viene modificata dalla vite senza fine alla cremagliera e questo riduce notevolmente lo sforzo per girare il volante e aumenta moltissimo la precisione in curva, perché le ruote vengono a perdere completamente i giochi che potevano avere col tipo di scatola dello sterzo precedente e diventa quindi una vettura molto più precisa nella guida rispetto alle serie TA, TB e TC. Differentemente dalle sorelle, per dare una maggiore abitabilità e per essere più fruibile anche come comfort e più apprezzata anche dai mercati esteri, soprattutto il mercato americano che, come sappiamo, per la maggior parte delle vetture sportive è sempre stato il punto di riferimento principale, viene ampliata nell'abitacolo, quindi è molto più confortevole e la linea della carrozzeria risulta essere un po' più bassa rispetto ai modelli precedenti perché i parafanghi devono essere ridimensionati sulla misura delle ruote che non sono più da 19 pollici ma sono da 15 pollici, consentendo anche qui un maggiore controllo della vettura e una maggiore tenuta di strada. Nella serie TD ci sono varie caratteristiche che sono nate proprio per rendere la vettura più facilmente esportabile e sono lo sterzo che poteva essere ordinato anche sul lato sinistro, quindi non soltanto per la guida a destra come per il mercato inglese, la strumentazione che aveva il tachimetro sul lato del guidatore, differentemente dai modelli precedenti che, ricordando l'esperienza e la tradizione che l'MG aveva nelle gare di trial, era sempre sul lato del navigatore, e il paraurti
piloti anteriori e posteriori che erano una richiesta del mercato americano, che già sulla serie TC erano installati ma solo proprio per quelle che andavano su quel mercato. Un particolare che non era molto apprezzato nei mercati esteri era la mancanza degli strumenti che indicavano il livello del carburante e la temperatura dell'acqua. Per quanto riguarda il primo non era un problema perché c'era comunque una spia sul cruscotto e comunque il serbatoio di carburante era di oltre 55 litri e consentiva un'autonomia di oltre 500 km. Per il secondo comunque non era un grosso problema perché queste vetture difficilmente arrivano a scaldare la temperatura dell'acqua perché hanno una capacità di liquido nel radiatore che è molto ampio, sufficiente a mantenere sempre delle temperature molto basse. Venivano comunque venduti come opzionali dei tappi del radiatore con inserito un termometro che si poteva facilmente vedere dal posto di guida. Il motore era quello già installato precedentemente sulla serie TC, quindi l'XP-AG da 1250 cm3, che era un motore con albero a cam e valvole in testa, quindi un motore molto performante che nonostante i pochi cavalli, perché comunque erano 50 cavalli sulla prima serie e 54 sulla MK2, era in ogni caso un motore che, data la leggerezza della carrozzeria, consentiva delle prestazioni molto buone per questo modello. Infatti molti piloti si sono cimentati con queste vetture anche per tantissime manifestazioni di velocità. Io personalmente, proprio con uno di questi modelli, a cavallo fra gli anni 70 e gli anni 80, ho fatto tante gare sia in pista tipo Magione, Mugello, Misano Adriatico, dove sui percorsi più brevi davo veramente del filo da torcere sia alle Giuliette Sprint che alle Porsche 356, perché mentre loro chiaramente avevano più spunto nei rettilini, nelle curve la tenuta di strada di questa macchina, l'assetto e la leggerezza mi consentiva di sorpassarli 3 o 4 in un colpo, che poi dopo avevano lo spazio sui percorsi lunghi di raggiungermi, ma sui percorsi brevi era praticamente impossibile.